can't accept the loss, I'm hard-headed. There's a little bit of madness to my method. Many falling off that fine line that I'm treading. I risk anything to be great, and I'm not letting nobody rob me of my victory. Number one, that's what I'm meant to be. When by any means, only thing that makes sense to me, I can make nice or make history. I got that dog in me. Buongiorno ragazzi, come ormai ogni inizio video sapete che io vi ringrazio sempre. Ormai siamo arrivati a 1300-1350 iscritti e io sono stra felice. Sto iniziando, come vi dissi nello scorso video, a cercare qualche altra ditta con cui collaborare. Non è facile, lo sapete, sono un pesce piccolo, però ci stiamo provando. La moto ancora non è tornata, dovrebbe arrivare tra oggi e domani il cuscinetto nuovo con il perno ruota e il distanziale. I danni procurati dall'ultimo viaggio a Milano. Abbiamo anticipato, oggi faremo un video dove vi parlerò della mia attrezzatura da campeggio e cosa mi porto con l'avventura. Il prossimo video vedremo il montaggio e la preparazione per il viaggio che farò con il socio venerdì prossimo e poi ci sarà il viaggio con il socio. Qui davanti a me ho tutta la roba che utilizzo nel campeggio, quindi la tenda, i 2 sacchi a pelo in base alla stagione, il materasso, il cuscino e questa è una piccola chicca che dopo svariate prove ho iniziato a portarmi dietro e secondo me è validissima. Ve la farò vedere dopo. Qui davanti a me manca ovviamente la sedia, scusate, la sedia che mi porto durante il campeggio, quella lì tanto l'attacco fuori dalle borse. Ho preso quelle grosse indistruttibili perché dopo aver buttato 2 sedie ho detto basta comprare le classiche cinesate piccine che poi ti durano una tendata e vanno buttate. Sicché compro la classica sedia regista che è un po' ingombrante perché è circa 80-90 cm, ma tanto fastidio non me ne dà, la lego alle borse e via. Bene, passiamo a vedere la mia attrezzatura. Io, come vedete, utilizzo la Bertoni Nordkamp 2 per i posti, Nordkamp il modello, e mi trovo bene con questa. Inizialmente avevo comprato la classica 2 Second del Decathlon, ma penso di essere uno dei pochi al mondo che invece di impiegarci 2 secondi per montarla e smontarla ce ne impiega 2 minuti, oltre al fatto che per portarla in moto, essendo quella lì ovale, è un po' un problema, fa un po' effetto vela, è scomoda. Questa è molto più comoda. Mi trovo bene, l'ho già testata a qualsiasi temperatura, quindi estate e inverno a meno 10, meno 15, e per me è la tenda perfetta, tenda definitiva. Andiamola a montare. Target like a matador. Come on, I'm ready to go get it like a Labrador. Dog days done and I'm tired of the tug of war. Broke off the leash and I ain't going back no more. I've been better ever after like Barrymore. Hold up, let me reset. Living in the matrix, used to sequence. I cracked the code, popped out the subnet. Walk around like I found a 20, that's a dubstep. Living in the moment, did you notice that ain't up yet? You can put the pressure on me, I ain't dropping one sweat. Used to be stressed hard, beat it like a drum set. Breathe, stretch, let it go. Everybody need a refresh, go.
Hey, to whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worrying. I get it, the odds can stack back against the wall, but even consider it such, no, you'll stand tall. Sat and watch from the sidelines one too many times. Wicked games we play make me wanna lose my mind. Found solitude knowing it'll be over soon. Ever need a boost, count on me for the 1-2. Trouble don't last when the tough get going. Baby, all we do is win, so show me my opponent. Adversity, doubt, stress, could care less, cause how we handle those like an S on our chest. Bene, come vedete ragazzi è montata. Ora non sono stato a legare la copertura all'interno dei paletti, qui l'ho soltanto bloccata via il perno e poi qui all'interno su questo lato qui ci dovrebbe essere, eccoli qua, dei velcri. Voi li arrotolate intorno al paletto e fermate la copertura alla tenda. Come vedete qui e di là c'è il tendalino per far fuoriuscire l'umidità e c'è il doppio accesso, quindi sia la parte dietro, questo qui ovviamente va messo col picchetto qui, si apre, c'è l'accesso sia avanti che dietro, e di solito da una parte entro, dall'altra parte lascio fuori gli stivali della moto. Ovviamente ragazzi, farlo sul pavimento non è facile, soprattutto perché sono al 5° piano e c'è un po' di vento. Ovviamente la tenda ha il doppio telo, quindi in base alla stagione potete decidere se lasciare solo la rete, questa qui, e far passare più aria, oppure in caso di stagioni un po' più fresche lasciare tutte e due. Ovviamente col socio lascerò soltanto queste in modo tale che l'aria entra dentro, sto bene perché alla fine si sta bene e niente, protegge dagli insetti. Allora, mi vola la tenda, mettiamo un po' di roba all'interno, così si mette peso e niente, questa è la tenda. Lì sul tetto ve lo faccio vedere. C'è un piccolo gancettino, io quello lì ci attacco la luce, quella lì da tenda. C'è una sacca porta oggetti lì in fondo e un'altra di qua. E niente, questo è. La tenda ragazzi veramente resiste a qualsiasi tipo di temperatura, è perfetta. Dopo aver montato la tenda, io passo allo step successivo e come vi dicevo, dopo svariati campeggi ho trovato la quadra definitiva per avere poco contatto con il terreno, di conseguenza proteggermi dal freddo, dall'umidità. Inizialmente mettevo il telo sotto tenda, ma poi con il tempo ho visto che comunque era una soluzione un po' scomoda, e sicché non volare, non volare, non volare. Così non vola. E sicché sono passato al lettino da campeggio. Come vedete ingombra pochissimo, pesa 3 o 4 kg, ma mi permette di dormire da Dio. L'ho provato a novembre al base cap del 6% e nonostante fossi in pendenza non ho avuto nessun tipo di problema durante la notte, e l'ho riprovato all'Agnello Treffen, come sapete, a -10, quindi ho dormito soltanto in calzamaglia, calzamaglia e maglietta termica, basta. All'interno della confezione abbiamo 4 piedini o 5, ora non mi ricordo, ora vediamo. Il montaggio è molto semplice.
oggi farlo con questo vento non è proprio fattibile. Dopo aver montato la struttura laterale si passa ai piedini. Incastrate, una parte rimane fissa mentre quell'altra si muove, quindi incastrate da una parte, vi fate leva e lo incastrate. 1, 2, 3. Ho scelto proprio una bella giornata per fare sta cosa, E 4. E questo è il mio lettino. Dopo di me il putiferio. Andiamo su. Non è comodo, ripeto, perché poi alla fine è dritto, quindi non è che dormite da Dio. Meglio sicuramente rispetto a stando per terra. Però, come vedete, c'hai quei 15 cm d'altezza a terra che vi permettono di non avere quel contatto diretto col suolo, e col freddo vi dico che vi salva tanto. Appena si calma lo infilo dentro. Dopo aver montato la tenda e il lettino, se volete dormire proprio comodi, tanto di spazio ne occupano veramente poco, potete montare il classico materassino da campeggio che occupa, non c'è scritto le misure, ma comunque so, mezzo chilo di roba, è piccino, quindi ve lo potete portare dietro e montare sopra al lettino. E il cuscino, anche questo gonfiabile. Ecco, dei due forse quello più importante secondo me è questo, per dormire veramente comodi. E ora passiamo alla cosa che magari più vi interessa: che tipo di sacco a pelo utilizzo. Io mi sto trovando bene ormai con la Ferrino, uno dei marchi top a livello mondiale. Come vedete ho due sacchi a pelo che si differenziano per forma e utilizzo. Questo qui è più grosso, che non mi ricordo se ve lo dissi nello scorso video, occupa quanto una borsa laterale della Kriega, da 18 litri. Io ci metto questo e non ci metto nient'altro in quella borsa. È quello invernale, ha una temperatura di comfort che va da -7 a -14, i limiti sono +15 e -34. Ovviamente i limiti prendeteli con le pinze, perché poi variano da pezzone a pezzone, da corporatura a corporatura. Diciamo la cosa importante è il comfort, quindi -7, -14. Con questo qui all'Agnello Treffen ho dormito benissimo, in questa configurazione, con questo, ripeto, calzamaglia e maglietta termica, basta. Ha il suo ingombo, ma d'altronde per dormire bene questo bisogna fare d'inverno. Ora ve la faccio vedere. Odore ancora di Agnello Treffen. Ha la sceniera in fondo e la zip di lato, e qui avete la possibilità di regolare il cappuccio. Mentre, ripeto, Ferrino marchio top, quindi andate sul sicuro. Ha il suo costo, perché c'ha il suo costo, però ripeto, se vi piace soprattutto d'inverno fare tendate o qualcos'altro con temperature ben sotto lo zero, andate su roba buona, perché sennò rischiate di non dormire la notte, vi rovinate il campeggio, spendete qualche euro in più, ma non ve ne pentirete. La classica zip si entra all'interno, e questo, vabbè, sacca a pelo è tutto così alla fin fine.
ripeto, è veramente, cioè ora mi sono appoggiato sulle gambe e già si sente il caldo che emana. Questo si chiama Ninetec 800. E lo mettiamo qua. L'altro saccappello che utilizzo per temperature più calde, tipo ora il viaggio che farò col socio, è questo qui, della Ferrino, il Lightech 550. Come vedete, dimensioni notevolmente più piccole rispetto al Ninetec 800, temperatura di comfort più 20, intorno al più 20, le limiti sono più 24 e più 10. Ovviamente ragazzi, essendo per temperature più calde ha bisogno di meno piuma all'interno, di conseguenza viene fuori questo prodottino qui, comodo, leggero, perché mi sembra pesa anche questo 550 grammi, sì, che perfetto. Si apre, eccolo qui. Questo qui non ha la scennera in fondo, c'è soltanto la scennera laterale, è veramente leggerissimo. E niente, poi la forma è uguale a quell'altro, cambia il colore, ma questo deve solo proteggerci per quando fa un po' più fresco, d'estate, durante la notte, niente di più. Mettiamo anche questo dentro. Questo è, ora vabbè, se avete visto montata un po' così, non sono su un pavimento, c'è tanto vento. Col viaggio col socio la vedete montata per bene, ve lo farò vedere meglio. Prossimo video, vi ho detto, vi farò vedere come configuro le mie borse durante il viaggio e poi ci sarà il viaggio. Ora smontiamo il tutto e niente, ci vediamo tra poco.
eccola qui. E anche questa è fatta. Il video ragazzi è stato corto, spero comunque sia stato di vostro interesse. Io quando ho iniziato a darmi all'avventura mi sono messo sul tubo a cercare consigli, video di gente con esperienza e un po' l'ho rubato da uno, un po' da un altro, ho messo tutto insieme e questo è il mio setup. Fatemi qualsiasi domanda anche sui prodotti in questione, io metterò il link in descrizione. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!